Ciao a tutti, sono Hiro. Grazie per avermi seguito il mio canale. Oggi vi presento come preparare polpette vegane fatte con tofu e fiocchi d'avena. Gli ingredienti sono tutti di origine vegetale, quindi le polpette saranno molto leggere, ma potete consumare ricco di proteine da tofu e vitamine, minerali e fibre da fiocchi d'avena. Ho creato questa ricetta ispirato dalla cucina vegana giapponese Chojin Ryori. Tempo fa avevo postato un video di polpette di tofu dove spiego la cucina vegana giapponese. Allego il link del video. Io non sono né vegano né vegetariano, mangio di tutto, ma ogni tanto, tipo una volta alla settimana, faccio un pasto completamente vegano. Faccio una sorta di esperimento sul mio corpo, come reagisce. I fiocchi d'avena mangio quasi tutti i giorni in diversi modi. Avevo postato delle ricette con fiocchi d'avena sul mio canale. Allego il link qui alto a destra. Mangiare fiocchi d'avena ormai è diventato il mio boom. Mi piace perché mantiene la sazietà con poca quantità. È molto più facile e veloce da preparare rispetto alla preparazione di riso. Una cosa importante di questa ricetta è la scelta di tofu. Dico sempre nel mio video, prendete il tofu morbido. Se ci sono i negozi di alimentari asiatici nella vostra zona, lo troverete nell'angolo frigo. Oppure oggi lo troverete facilmente il tofu a lunga conservazione su online. Le polpette verranno fritte nell'olio e servite calde con delle salse che preferite. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Tritiamo la carota a pezzettini. Prima tagliamo a fette sottili in diagonale. Poi tagliamo a bastoncini sottili. Girando i bastoncini a 45 gradi e sminuzziamo. Possiamo sminuzzare così col coltello. Sminuzziamo anche la cipolla. Mettiamo il coltello in verticale, anche da un altro lato. Poi mettiamo il coltello in orizzontale, così possiamo sminuzzare la cipolla. Questi sono i fiocchi d'avena che vi consiglio di usare per questa ricetta. Se sono i fiocchi grossi o interi, macinate a fine come questi. Aggiungiamo la carota tritata e la cipolla tritata. Mescolando bene, poi subito i fiocchi d'avena cominciano a assorbire il liquido di tofu e il composto diventa compatto. Ora friggiamo nell'olio. Riscaldiamo olio a 170 gradi. Mettiamo il composto di tofu e i fiocchi d'avena con cucchiai. Io preferisco fare delle polpette in questo modo. I pezzi sono irregolari ma sono più carini. Un suggerimento per la frittura in generale:
Quando mettete gli ingredienti nell'olio, non li toccate subito. Li lasciate creare la crosticina all'intorno. Cercate di toccare meno possibile il cibo nell'olio. Dopo circa un minuto, cominciamo a girare. In totale friggiamo per 3-4 minuti. Adesso togliamo dall'olio e asciughiamo sulla carta. Continuiamo a friggere il resto. Detta! Potete servire con delle salse. Oggi ho preparato ketchup, salsa verde e salsa di soia. Servite appena fritte e calde. Ora assaggio. Itadakimasu. Dentro la consistenza soffice e fuori croccantissimo. Personalmente la salsa verde ci sta molto bene. Mangerei volentieri come uno spuntino oppure per l'aperitivo. Negli ultimi 2 anni mi sono ingrassato ben un po'. Tra la quarantena, avendo cambiato lo stile di vita, mangiando regolarmente i fiocchi d'avena, piano piano comincio a sentirmi più leggero. Io penso che il nostro corpo sia preso in prestito dal cielo. Quindi dobbiamo prenderci cura del nostro corpo per avere la vita piena di felicità. Provate la mia ricetta di polpette vegane fatte con tofu e fiocchi d'avena. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima. Matane!